Avete mai notato che nei film i cani salvano i bambini? I gatti invece restano lì a guardare il mondo che brucia. Hollywood ha un rapporto di amore e odio con i piccoli felini. Grandi registi hanno giurato di non lavorare mai più con loro. Oggi scopriamo i retroscena più assurdi del cinema. Scopriremo perché la biologia del tuo gatto lo rende l'essere meno addestrabile e più letale della Terra. Il Padrino, 1972. La scena iniziale con Marlon Brando è storia del cinema, ma c'è un segreto. Quel gatto non era sul copione. Francis Ford Coppola lo trovò a gironzolare per gli studi della Paramount e lo poggiò sulle ginocchia di Brando poco prima del Chuck, azione. Il problema? Il gatto amò così tanto Brando da iniziare a fare le fusa, ma non fusa normali, fusa di un'intensità d'altri tempi. Nella scienza dei felini le fusa sono prodotte dal movimento coordinato dei muscoli della laringe e del diaframma. Fungono da segnale di autoconforto e piacere, ma acusticamente possono raggiungere i 25 decibel. Risultato? Nel montaggio originale di Il Padrino, il motore del gatto copriva completamente le battute di Brando. I tecnici del suono dovettero fare i miracoli in post-produzione e ridoppiare parte dei dialoghi. Un randagio aveva quasi sabotato il più grande film della storia. Ma se quel gatto era un dilettante, parliamo della prima vera diva felina di Hollywood, Orangy. Orangy è il gatto rosso di Colazione da Tiffany. Ha vinto 2 premi pazzi, ma sul set era soprannominato il gatto più cattivo del mondo. Graffiava, mordeva e, se non gli piaceva l'atmosfera, scappava bloccando le riprese per ore. I produttori arrivarono a mettere dei cani da guardia alle uscite del set per non farlo fuggire. Perché un gatto si comporta così mentre un pastore tedesco esegue i comandi al millimetro? La risposta è nella storia evolutiva. I cani discendono dai lupi, animali da branco con una struttura gerarchica rigida. Per il cane, il regista o l'addestratore è il capobranco a cui obbedire. I gatti? I gatti non sono stati addestrati dall'uomo, si sono autodomesticati. Circa 10.000 anni fa, con la nascita dell'agricoltura, i gatti si sono avvicinati ai granai umani semplicemente perché erano pieni di topi. È stato un patto di convenienza. Io ti tolgo i parassiti, tu non mi rompi le scatole. Un gatto non vedrà mai un regista come un capo. Se c'è un film che ha catturato la vera essenza della reazione felina, quello è Alien di Ridley Scott. Ricordate la scena in cui il gatto John si soffia terrorizzato mentre lo xenomorfo appare dietro l'ingegnere Brett? Quella reazione non è recitazione, è puro, autentico terrore biologico. Per ottenere quel livello di aggressività, Ridley Scott tirò un brutto scherzo al gatto sul set. Piazzò uno schermo davanti a lui e, senza che il felino potesse vederlo prima, tolse lo schermo rivelando un pastore tedesco che ringhiava. Il sistema nervoso del gatto è un capolavoro di ingegneria evolutiva orientato alla sopravvivenza. La loro risposta fight or flight, attacca o fuggi, è istantanea. Rispetto a noi, i gatti hanno una densità di fotorecettori bastoncelli negli occhi che permette loro di rilevare il minimo movimento nell'oscurità in frazioni di millisecondo. Quando il gatto ha visto il cane, la sua amigdala ha scatenato un picco di adrenalina che ha attivato i muscoli erettori del pelo. Quello che vedete nel film è un animale pronto a uccidere o a morire. E gli attori sanno bene che quando un gatto entra in quella modalità diventa un'arma biologica. Chiedetelo a Oscar Isaac. Durante le riprese di questo film, uno dei gatti utilizzati, perché ne servivano ben 3 diversi per coprire i vari umori, si è innervosito e ha piantato gli artigli profondamente nel braccio di Oscar Isaac, spedendolo dritto all'ospedale. E non si tratta solo del dolore del graffio. C'è una ragione medica se i medici di Hollywood vanno nel panico quando un attore viene graffiato. La malattia del graffio di gatto. Le unghie dei gatti, accumulando residui di lettiera e terreno, possono ospitare un batterio chiamato Bartonella henselae. Le conseguenze. Un singolo graffio profondo può causare infezioni sistemiche, febbre alta e un rigonfiamento doloroso dei linfonodi che richiede settimane di antibiotici. I contratti assicurativi di Hollywood oggi prevedono clausole ferree sui gatti. Se l'attore protagonista viene graffiato in volto, la produzione si ferma, costando milioni di dollari al giorno.
Nel cinema horror i gatti sono spesso usati come simboli del male, ma provate a chiedere ai registi di Cimitero Vivente quanto sia stato un incubo girare quelle scene. Nel libro di Stephen King, il gatto Church torna dalla tomba ed è visibilmente decomposto e mostruoso. Ma sul set, truccare il gatto si è rivelato matematicamente impossibile. Ogni volta che i truccatori applicavano del fango finto o del lattice sul pelo del gatto, l'animale passava i successivi 20 minuti a leccarsi ossessivamente per pulirsi. I gatti dedicano fino al 50% delle loro ore di veglia al grooming, la pulizia del corpo. Non lo fanno per vanità, ma per eliminare gli odori che potrebbero tradire la loro presenza ai predatori o alle prede. Alla fine, la produzione dovette arrendersi e usare effetti speciali e quintali di bagnoschiuma per farlo sembrare spettinato. Ma c'è un dettaglio biologico ancora più profondo che spiega perché un gatto non può stare fermo su un set cinematografico come fa un cane per ore. Ed è il concetto di predatore obbligato. I gatti sono carnivori stretti e il loro metabolismo è unico. Non ottengono energia dai carboidrati, ma ricavano glucosio quasi esclusivamente dalle proteine attraverso un processo continuo chiamato gluconeogenesi. Un gatto sul set è una macchina energetica ad altissimo voltaggio, progettata per brevi esplosivi scatti di caccia, seguiti da lunghi sonni. Un cane ha una resistenza aerobica. Può stare fermo 10 minuti aspettando un comando perché risparmia energia. Un gatto no. Se lo costringe a stare immobile sotto le luci calde dei riflettori per ore, la sua fisiologia da scatto accumula una tensione muscolare e nervosa intollerabile. Il gatto non sta disobbedendo per fare un dispetto al regista. Sta accumulando energia cinetica che la sua biochimica lo obbliga a scaricare. Il gatto non sta disobbedendo per fare un dispetto al regista. Sta accumulando energia cinetica che la sua biochimica lo obbliga a scaricare. O scappando o attaccando. In definitiva, qual è il verdetto? I gatti sono davvero i peggiori attori del mondo. La verità è che non sono pessimi attori perché non capiscono le regole di Hollywood. Sono pessimi attori perché sono troppo intelligenti per farsi sfruttare da un regista in cambio di un pezzetto di tonno. Non accettano compromessi, non vendono la loro dignità per un premio Oscar e non riconoscono nessuna autorità umana. Sul set cinematografico, così come nelle nostre case, i veri re sono sempre e solo loro. E il vostro gatto? Se una troupe cinematografica entrasse nel vostro salotto in questo momento, come si comporterebbe? Scrivetemelo qui sotto nei commenti, sono curiosissimo di leggere le vostre storie. Non dimenticate di attivare la campanella. Iscrivetevi a Space Feline per non perdervelo. Ci vediamo al prossimo video.